Buonasera amici, buonasera, siamo tornati, siamo sul pezzo. Chi manca è un guru di Dubai, non dimenticatevelo, eh. E ne ho visti tanti negli ultimi giorni, quindi no, non è una cosa bella, non è una cosa bella. Comunque, scherzi a parte, buonasera, come andiamo? Vitalik is dancing, cosa si sa sul token di BlackRock? Il token di BlackRock, non fatevi scammare, non fatevi scammare. Ma la foto con Arturo, ragazzi, quella foto lì è epica, cioè l'ho visto, ho detto è lui o non è lui? È veramente lui. Era, ragazzi, in una condizione. Siamo al top. Lasciamolo respirare su sto Bitcoin. E guarda, ha respirato benone, non dimentichiamoci che ha fatto 3 bei mesi, se non di più. Adesso li ho anche persi, ho perso il numero, il conto dei mesi di ritracciamento, però direi che ha respirato alla grande. Buonasera a tutti, ma Grok sarebbe il token di X. Ragazzi, che cosa sta succedendo? Qua stanno saltando il token di BlackRock, il token di X. Non fatevi scammare da ste cose. Non fatevi scammare da ste cose, ragazzi. Non esiste nessun token di X e nessun token di BlackRock. E occhiali da paura, Arturo. Arturo dà lezioni di stile a tutti, E non solo. E non solo. Allora, ragazzi, prima di iniziare io vi devo dire come al solito una cosa. Seguitemi su Telegram. Cioè, ancora nel 2025 c'è chi non ci segue su Telegram. Io non so più cosa dire, ragazzi. Dati, notizie, analisi in tempo reale, launch pool, tutto quello che c'è da sapere per essere sempre al top su tutto, sulle cripto. Link in descrizione, completamente gratuito, attivo 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, anche quando io sono a far serata con Arturo. Link in descrizione, vietato mancare. Io voglio vendere Bitcoin e fare all-in su Trump Coin. Mi sembra, guarda, un'ottima idea, oserei dire. Come non ci ho pensato prima. Mamma mia. No, vabbè, ma avete visto Melania? Cioè il grafico di Melania. Io questo ve lo devo far vedere perché mi è ricapitato stamattina. Ma adesso vedrete che Trump ragga pure la cena. Cioè guardate che grafico. Cioè... Che grafico è? Questo veramente è un grafico da brividi, cioè se te lo sogni di notte hai gli incubi, ti svegli tipo, oddio, ho sudato a pezzi, mentre Trump come sta andando? Non sarà da me, no, beh c'è la cena, vabbè, diciamo che la cena ha fatto sto pampettino qui, ma la raggerà, vedrete che la ragga adesso. Pacca la cena, mamma mia, non so che dire. Mentre seguo la live sto per entrare in arena su World of Warcraft. Wish me luck, in bocca al lupo, fagli una chiappa così, mi raccomando. Quello è l'ultimo battito di un cuore prima di fermarsi. Mi sa che si è fermato da un po', quel cuore lì. Il Luke sabato sono stato a un matrimonio e dopo 6 negroni ho trovato la seed phrase per il mio ledger. Altro che dadi. Quella è la vera entropia, ragazzi. Assolutamente sì. Shortare Melania sarebbe stato più profittevole che holdare Bitcoin, ma ci sono i futures su Melania. Cioè, in tal caso, se Melania promette una cena, arriva ai valori di Bitcoin. È vero, effettivamente sì. Cena con sorpresa, rug pull come dessert, esatto. Me lo aspetto. Che tutti sono lì che aspettano Donald, arriva la chiamata, ragazzi, non ci sono, boom, tutto giù. Optimism peggio di Melania, ma ragazzi, Optimism, cioè, che senso ha? È veramente insensata. Oggi ho chiesto al CAF della CGL se potevo dichiarare le cripto nel 730 fatto da loro, mi hanno guardato terrificati. Devi usare Tatax, ovviamente. Tra l'altro, su Bybit c'è Futures Melania, e allora quello è proprio lo short della vita, Tra l'altro vi volevo dire che su Tatax abbiamo lanciato proprio oggi, invita un amico, cioè la scillata, il referral di Tatax. Cosa volete di più dalla vita? No, scherzi a parte, guardate, ogni amico che invitate, che acquista, sarà possibile dal 19 maggio, che acquisterà il report fiscale, voi avrete un 10% di sconto. In tutti i vostri profili adesso, se voi andate
nel menu profilo c'è invita un amico e trovate il vostro codice. Voi lo date ai vostri amici per l'appunto che quando compreranno il report 2024, che ripeto sarà disponibile dal 19 maggio, ogni acquisto loro avranno il 10% di sconto di default e voi avrete un più 10. 10 amici diventa un 100%, quindi ti puppita tax gratis. Purtroppo non c'è lo sconto sulle tasse, ma siamo così. ETF su Litecoin è possibilissimo, è possibilissimo. È assurdo perché Litecoin non ha nessun senso dal mio punto di vista, però è uno degli ETF più probabili. Perché vanno in ordine poi di capitalizzazione banalmente e forse anche di storia. Cioè la longevità della coin, anche quella secondo me un po' influisce nella, come si dice, nella scelta degli ETF da provare per primi, quindi è un po' questo, un po' questo. Un riassunto sull'evento. Che dire, un riassunto sull'evento, Arturo bullish, CZ che scillava le cripto ai paesi del sesto mondo, vuol fare da advisor a tutti i paesi più assurdi della terra. Poi chi c'era? Beh, Ardoino ha fatto un bello speech sulle stablecoin dicendo che diventeranno un po' la nuova liquidità mondiale. Infatti cazzuto il progetto Tether AI, non so se avete visto oggi, tantissima roba. Poi tantissimi scammer, ovunque ti giravi c'erano degli scammer. Ragazzi, cioè io non lo so, non lo voglio dire perché cioè, è brutto dare degli scammer a prescindere, ma c'erano alcuni progetti che ho detto, ma veramente, degli sponsor giganti, cioè, tipo la blockchain nello spazio, la blockchain dei satelliti, ma c'erano delle robe, ho detto, ma siamo nel 2025 o nel 2017 ai tempi delle ICO? E poi che altro c'era? No, vabbè, c'erano tutti gli stand di tutti gli exchange, si è andati a trovare negli uffici Binance, BitGet, si è andati da Bybit, c'erano un po' tutti, quelli big. E come mai su Tatax non è presente Whitebit? È nuovo, lo dobbiamo ancora integrare. Lo dobbiamo ancora integrare. E poi tanti speech bullish, ragazzi, tutti bullish. Bitcoin andrà a chiudere i gap. Dov'è che sono i gap adesso? Non ho più seguito i gap. Fammi un po' vedere. Allora. Beh, qua in alto l'ha chiuso varie volte. Ce n'è uno qua sotto, 92.003. Ma sai, la storia dei gap spesso vengono chiusi, a tutti gli effetti non si può negare che fungono da attrattori di prezzo. Non sarebbe male se andasse a chiudere questo, fare un bel retest qua giù, nella zona 91-94, che tra l'altro ha un bel supporto, quindi vedere un bel retest lì a me non dispiacerebbe affatto. E poi ragazzi, non le faccio io le regole. No, sarebbe interessante andare a chiudere questo gap qua, che poi il gap in realtà è qui, qui 92.000, giù di lì, che equivale 92.000. No, non è... Vabbè, sì, no, neanche lo sweep. Non è neanche uno sweep. Potrebbe, già che c'è, andare a fare lo sweep qua giù, tac, e poi ripartire. Uno sweepettino qua sotto e ripartire. Sarebbe un bel movimento di price action. La performance dell'oro è ancora contraria a Bitcoin. Ragazzi, l'oro è in bull market folle. L'oro spinge come un dry. È diventato volatile pure l'oro, cioè... Effetto Trump, ragazzi, effetto Trump. Grafico Nasdaq Bitcoin, yes, eccolo qua. Bitcoin Nasdaq, o meglio. Eccolo qui, guardalo com'è bello. Oggi Nasdaq così, Bitcoin così, non si è praticamente mosso, quindi siamo abbastanza statici oggi. Serve una bella leg up, pam, una botta così e via. La leg up definitiva, quella farebbe partire uno di quei bull market, secondo me, cioè... Una leg up che porta Bitcoin Nasdaq a nuovi massimi, Bitcoin a recuperare l'origine del breakdown e andare nuovamente... beh ragazzi, cioè qui partirebbe un effetto a cascata di quelli incredibili, con questi inflow, con questi numeri poi. Oro pompa oggi, esatto, Buffett a fine anno si dimette, beh la sua carriera l'ha fatta, Gap è una zona di prezzo dove non ci sono stati scambi. Esatto, il gap praticamente si forma perché i futures non scambiano ovviamente di notte e nel weekend, e quindi se ci sono movimenti importanti di prezzo durante il mercato chiuso si crea il gap.
e quella è un'inefficienza, diciamo, di mercato, e spesso e volentieri viene andata a fillare. E è proprio così. È proprio così. Luke, ma in Tataxi CSV o API che siano, si possono caricare con anche i dati del 2025 o devo solo inserire quelli fino al 2024? Allora, per il momento ti bastano quelli di fine 2024, perché tu quest'anno devi dichiarare il 2024. Ovvio, se metti dentro anche il 2025 ti metti avanti, però ti servirà nel 2026. Entro giugno, 30 giugno 2020X devi dichiarare 2020X-1. Funziona così. Ma perché questi titoli clickbait? Ragazzi, YouTube funziona così, non le faccio io le regole. E poi è vero, cioè è il topic del video di oggi, dell'analisi, sarà proprio questo, vedrai. L'ho già anticipato poco fa, cioè se andiamo a fare un'altra leg up adesso si catalizza veramente, secondo me, una fase, cioè con queste basi, ritracciamenti del 30% e basta, quindi una forza pazzesca, domanda pazzesca, inflow che hanno recuperato in niente, Nasdaq che si è decorrelato da Bitcoin, il Global M2, cioè io veramente, se parte quest'ultima leg up e andiamo giusto a far partire quest'altra scintilla, potrebbe partire veramente un bull market folle. Poi c'è l'interesse ai minimi, veramente, cioè tornano tutti, come al solito nel momento di pump, di hype, tornano tutti, cioè solito discorso. Solito discorso. E allora, in Tatax ho inserito Bybit automaticamente tramite API, non mi risulta nessuna transazione. Ma io ti direi di riprovare perché è strano. O se no prova il CSV, col CSV funziona sempre tutto meglio. Sempre tutto meglio. Hai mai investito in meme coin? Guarda, la parola investire e meme coin non possono stare nella stessa frase. Tu potresti dire hai mai scommesso in meme coin, però è assolutamente una roba da scommessa pura. Scommessa pura. Vediamo 60 giorni di pausa dazi Trump. Sì, ragazzi, ma c'è già tutto prezzato la cosa dei dazi, a meno che non ci siano sorprese. L'Agenzia delle Entrate dichiara con un anno di ritardo che Sì, no, ho visto sta storia. Adesso facciamo un video dedicato a questa cosa qui della franchigia, che si può chiedere il rimborso per l'anno precedente. Adesso ci arriviamo, Ci arriviamo. E allora, cosa ne pensi del bridge ZK proof di Bitcoin su Cardano? Non ne ho la più pallida idea di cosa sia, ragazzi, mi spiace. Ma perché nessuno è tornato quando abbiamo toccato i 100k? Ma perché purtroppo la gente, cioè, non ragiona, semplicemente va a emozioni, a sentimento. E tornano quando è tutto in hype, tutto in FOMO, tutto pompa, tutto ai massimi. E cosa fanno? Comprano alla cieca, comprano altcoin, troppe, comprano le meme coin, robe del genere, e si bruciano. Il classicone dei classiconi. Quando invece ritraccia, l'hype si spegne, che è il momento più interessante in assoluto per avvicinarsi, costruire un portafoglio, mediare il prezzo di carico, fare un'allocazione fatta bene, cosa fanno? Se ne vanno, perché no, adesso il bear market scende, come il 2022, ne ho sentite di tutti i colori. È veramente un classico, un classicone. È veramente un classicone. È peggio per loro, impareranno, prima o poi impareranno. Non so cosa farci, o più che ripeterlo ogni volta, di non andare in FOMO, di evitare, cioè, qualsiasi tipo di emotività, non c'è niente. Non ci sono progetti futuri di Ethereum per far sì che si ripigli. Guarda, abbiamo fatto un video dedicato, proprio una live con delle super menti su Ethereum. Ti consiglio di andarla a vedere, la trovi sul nostro canale, ti faccio vedere. Tac, allora se tu vai sul canale, la trovi, vabbè, a parte io ce l'ho qui nei per te, però è nelle live, se tu vai su live, vedi questa qua, Ethereum sta morendo o si riprenderà, tutta la verità. E scherzi a parte, ci sono veramente delle menti non da poco e abbiamo parlato di Ethereum, andatevelo a vedere, è molto molto interessante, molto molto interessante. Sei pro o contro l'euro digitale? Guarda, spero che non veda mai la luce, ma purtroppo non sarà così. Assolutamente contro, mi spiace. Che cosa ne pensi di Kubetix? È un progetto nuovo in pre-sale
e non capisco se sia scam o meno. Guarda, non ti so dire se è scam o meno, ma la parola pre-sale a me fa scattare un po' di red flag. Pre-sale, non mi piace, non mi piace. Le ICO, prevendite, robe del genere, cioè sono morte nel 2017. Chi le prova a fare adesso, di solito, non lo so, non mi fa impazzire. Ti consiglio di fare una chiacchierata su Cardano con i ragazzi di Fluid Tokens che sviluppano su Cardano e sono italiani, oppure con Giovanni. È vero, lo dovrei fare un aggiornamento su Cardano, magari proprio con Giovanni, che ne avevano già fatto uno in passato, e anche con loro. Adesso magari lo organizziamo. Luke investi in oro? Sì. Sì, una parte del mio portafoglio è allocata in oro, assolutamente sì. Tether AI influenzerà le AI coin positivamente o negativamente? Secondo me non le influenzerà proprio, perché le AI coin, cioè i progetti crypto AI, si sono dimostrati un po' per quello che sono, no? Quindi a parte magari pochi che hanno effettivamente costruito qualcosa di interessante, la maggioranza, cioè guarda la Super Intelligence Alliance, quella roba lì, cioè dai, che circo era. È stato un gigantesco circo, secondo me. Quindi hanno passato quella fase di bolla. Tether AI non avrà il token e è un progetto concreto, a differenza di loro, cioè quello è il fatto. Quindi no, non credo che c'entrerà niente. Luke, sto iniziando ora ad allocare la liquidità per holdare Bitcoin. Dici di aspettare settembre per la dichiarazione o fa niente, inizio subito? In che senso? Guarda che se tu acquisti adesso non devi dichiarare quest'anno, devi dichiarare l'anno prossimo. Cioè se questo è il tuo primo anno di detenzione di cripto, la prima dichiarazione la devi fare l'anno prossimo sull'anno fiscale 2025. È sempre un anno indietro, ricordatevi. Tether AI cosa sarebbe in breve? Figo, ma quindi a cosa serve? Ma fondamentalmente è chiamiamolo un substrato per sviluppatori, una sorta di network che permette la creazione di agenti AI, cioè delle entità AI che fanno cose. Gli agenti AI sono dei programmini che fanno cose, come operator di ChatGPT, no? Che ti prenoti, ti usa il browser, eccetera. Cioè sono degli agenti, per l'appunto, delle entità informatiche che compiono azioni in base a come vengono programmati, che sono open source, sono compatibili su qualsiasi hardware, senza API, quindi nativamente integrati nell'hardware, e inoltre transano on-chain nativamente Bitcoin e USDT. Sono una mina. C'è da capire poi quanto verranno adottati, però c'è dietro Tether, cioè Tether non fa le cose a caso, capito? È quello un po' il tema. Su Tatax ho inserito un tool per aiutare a fare la rivalutazione o no? Ma guarda, sì, ce l'abbiamo in programma entro novembre, perché a fine novembre si deve decidere se fare la rivalutazione o no. E dichiari solo se converti, se detieni solo Bitcoin non serve. No, è sbagliato, devi dichiarare sempre. Devi dichiarare assolutamente sempre. Non solo se converti, attenzione. Luca, nuovo CEO di Tether, magari. Devi dichiarare sempre, mi raccomando. Prima di entrare in un asset sto valutando RSI, a parte altre situazioni, giusto? Oddio, dipende se hai una strategia di trading che si basa sull'RSI, fai bene. Se si tratta di un investimento a lungo termine, cioè a meno che non hai una strategia proprio di, come si dice, di investimento e di allocazione basata sull'RSI, cioè di solito sul lungo termine non ha tutto questo senso. Non ho capito una cosa, Shiba Inu ha emesso tutti i token in una singola volta o ha finito ora di emettere? No, non ci sono unlock di Shiba Inu, li ha emessi tutti, sono tutti dal principio emessi. Se uno ha il portafoglio in perdita con le cripto, cosa fa quando dichiara? Paga tasse o no? Ovviamente no, cioè oddio, paga il 2 per 1000, il bollo, e dichiari minusvalenze. Mi raccomando, fallo il quadro RT, perché così se hai il portafoglio in perdita, dichiari le minusvalenze e le detrai dagli anni successivi. Perché BNB è così tranquilla rispetto ad altre cripto in questo momento? Perché si è dimostrata molto resiliente BNB. Ha dato una grande dimostrazione di forza. BNB è stata tanta roba. Allora, contro Bitcoin, come vedete, è sempre un po' deboluccia.
Però se tu confronti anche il grafico contro Bitcoin con altre altcoin, vedi che è una di quelle che ha retto di più il colpo. Poi in USDT ancora di più, vedete, siamo comunque non troppo lontani dai massimi per essere un altcoin. Le altcoin hanno performato di cacca in questo periodo. BNB è solida perché comunque è un investimento in Binance, ci sono i mega drop, i launch pool, tutte quelle robe lì, e quindi gli ha dato forza. E ha dimostrato forza, ma lo ha sempre fatto anche nei precedenti bear market. BNB è stata forte, ma anche infatti BGB, anche se meno ovviamente di BNB, perché comunque è un exchange più nuovo, diciamo, rispetto a Binance, ha retto tutto sommato bene, ok? Cioè rispetto, se tu consideri l'andamento generale, l'exchange coin tutto sommato sono una categoria molto interessante, molto molto interessante. Bitcoin è ancora correlato al Nasdaq, altro che oro. Bah, guarda, allora sul breve è correlato al Nasdaq, non si può negare, però sul medio-lungo termine no, e ti dirò di più, anche sul breve ultimamente si sta un po' decorrelando. Anche Whitebit è bello forte. Guarda, VBT come sta andando? Anche quella effettivamente io ci guardavo quando ne regalavano uno con la carta, se vi ricordate all'inizio. Beh, caspita. Anche questo è ancora più nuovo perché Whitebit comunque è un exchange che ha lanciato il token recentemente. Come exchange non è nuovissimo, perché comunque è da tanto che è in attività. Però sì, il token è nuovo e ha iniziato a spingere poi quando hanno iniziato a spingere loro in Europa con l'application per la licenza MiCAR e tutte quelle robe lì. Quindi sì, l'exchange coin in generale. Dai Luca, non farti pregare, quanto hai allocato in Italian Brain Rot? Che cos'è? Che cos'è? No, non dirmi che ha fatto la meme coin anche su quello, poveri noi. Ma sul discorso dichiarare c'è un minimo in su da dichiarare o va dichiarato anche un euro? Purtroppo anche un euro. Posso utilizzare Tatax per le dichiarazioni degli anni precedenti? Guarda, dal 2023 sì, puoi fare il 2023 e il 2024. Gli anni precedenti no, perché non c'era poi la legge. Luke, parlaci di 21 Capital. Ah, quello di Coso, come si chiama? Jack Mallers. Beh, tantissima roba, tantissima roba, e ve ne ho parlato in qualche live fa, ve ne ho parlato. È un po' uno dei nuovi catalyst di questo ciclo. È uno dei catalyst di questo ciclo. Le minusvalenze non vengono tassate, no, le minusvalenze le porti in compensazione per gli anni successivi. Assolutamente sì. Tra l'altro, ragazzi, io vedevo che si parla di carte no KYC, ma sapete che Solcard, che me ne avete parlato voi, se vi ricordate, cioè è veramente no KYC. È una Visa che si usa con Apple Pay, ma è no KYC. Cioè è una delle robe più losche che abbia mai visto, perché io non pensavo esistesse una carta Visa no KYC. Cioè Visa che permette di emettere carte no KYC. Ci sono limiti di spesa, ma sono anche abbastanza alti. Cioè $10.000 al mese senza KYC. Poi io ho detto non è possibile. Usate la Concura, se la usate, con cautela, perché secondo me potrebbe venire oscurata da un momento all'altro. Cioè mi sembra veramente strana. Veramente, veramente strana. Boh. E ecco, la sola, diciamo, è che ci sono il 5% di fee quando si fa top up, che è veramente estrema, il 5% di commissioni di top up. Però, cioè, veramente senza KYC. Si usa su Apple Pay, non ci volevo credere, boh, è un'assurdità. 5% di fee di ricarica, esatto. Ma, cioè, mi puzzava di scam da tutte le parti quando l'ho vista, cioè... No KYC, così ho detto la fanno chiudere nel giro di una settimana, boh. Io non ci caricherei tanto, ecco, vi sconsiglio di caricarci troppo. Mi sembra, ci sono troppe cose strane, boh, non lo so, veramente strane. Ci sono un bel po' di, come si dice, di merchant bannati. 5% più 2% se spendi monete che non sono dollari. Fii folli. Queste carte vengono chiuse a caso senza preavviso, sì, infatti. Infatti io non la userei proprio. Io non la userei, mi sembra loschissima.
la cosa più losca della terra. Luke, se avessi 10k, come li investiresti in questo preciso momento? Come al solito. Come da mia allocazione. 25% in soprattutto Bitcoin e qualche altra cripto, eventualmente con piccole allocazioni, 25% stocks e oro, 50% liquidità. Questo è. È il mio portafoglio attuale, quello è per la mia situazione, ovviamente è tarato su di me e via. Cosa pensi del nuovo aggiornamento di Kaspa? Non lo conosco, amico mio. Come si fa a ricordare cosa hai investito nell'anno precedente? Cioè, dovresti segnartelo, non so, investi senza sapere cos'hai. Dario, ma cosa mi dici? Oh, io non sto filando gli amici di TikTok. No, scusate, devo subito rimediare. Allora. Cosa ne pensi di Sailor? Aiuto. Oddio, no, beh, io ragazzi ho sempre paura a leggere quello che viene scritto su TikTok, ho veramente tanta paura, perché ci sono delle robe da brividi. Exchange affidabile senza KYC. Purtroppo quelli senza KYC non sono compliant, quindi c'è il rischio che li chiudano. C'è un po' quel tema lì. Fetch AI ha un buon futuro? Bah, non mi fa impazzire. Non mi fa impazzire, a dir la verità. Nemmeno un po'. Ma in generale le crypto AI, ve l'ho detto, non mi fanno impazzire. Sono state molto in bolla. Ciao, ho appena cominciato con Bitpanda. Ci sta, Bitpanda è super legit. Bitpanda è super regolamentato, tra l'altro c'è tutto listato, non solo le cripto, anche stocks, oro fisico tra l'altro. C'è veramente tanta roba. E è molto valido, tra l'altro se vuoi avere commissioni più basse sulle cripto usa Bitpanda Fusion, che ha delle commissioni molto più basse di Bitpanda normale, però molto valido. Dove consigli di investire? Grazie, amico mio, non sono il tuo consulente finanziario, non te lo posso dire. Non te lo posso assolutamente dire, quindi sorry, ma vedi tu, ragionaci, cerca di capire che cosa, cioè quali asset per te hanno valore, la tua situazione, la tua tolleranza al rischio, tutti i soliti discorsi. Se vuoi abbiamo un corso gratuito che parla proprio di queste basi qui. E lo trovi sulla nostra piattaforma learn.decryptogateway.it, piattaforma di corsi gratuiti che parte per chi parte da zero, e c'è proprio il corso, vedi, dov'è? Come investire in cripto, e ti spiega le basi per farlo in autonomia, perché non bisogna mai chiedere agli altri cosa fare o seguire consigli di altri, uno deve sempre far da sé, altrimenti non può finire bene. Siamo pronti per un'ennesima leg rialzista su Bitcoin? Siamo pronti, speriamo, dai, la vogliamo, anche perché se fa un'altra leg up è la leg up definitiva, è questa. Mi raccomando, amici di TikTok, seguitemi su YouTube, dalle altre parti, perché TikTok, dai, adesso lo so che per questo TikTok mi bannerà, ma TikTok, ok? Quindi seguitemi altrove, perché qua è un po'... Cioè sto facendo la live stream in parallelo giusto per raggiungere anche voi. Ho cominciato Easy con 2 asset e con un mio amico, stiamo provando con le azioni. Beh, ci sta, mi sembra un'ottima idea, diversificare, bisogna sempre diversificare, non bisogna andare all-in in cripto. E bene, Ethereum romperà i 2K, tutto è possibile, adesso è molto debole Ethereum, è in una fase di estrema debolezza, però potrebbe assolutamente farlo soprattutto se Bitcoin conferma un po' la struttura rialzista, quella è ciò che serve per far partire un po' il resto. Shiba $1 me lo ha detto mio cugino, anche su TikTok ti dai tutto. Shiba $1 è il bear case, vorrei dire. No, che poi qua su TikTok mi credono, dai, calma. Bisogna riadattarci. Sto accumulando pepe, pensi che sia un buon investimento per il 2025? Solo se vendi i reni. Bene ragazzi, torniamo a casa sul tubo, dai, che se no qua andare a riprendere qualche domandina anche delle prime. Che cosa abbiamo qua di bello?
Cosa ne pensi di XRP? Solite cose, non mi fa impazzire perché è molto centralizzato, ma lato price action non è stato malaccio in quest'ultimo periodo, visto come sono andate le altcoin. Ciao, ti piace Solana? È carina, è carina, è carina. No, scherzi a parte, la mia tesi di investimento su Solana l'ho condivisa varie volte, ho fatto anche un video dedicato e ho una piccola allocazione su Solana. Piccola perché comunque sulle altcoin in generale, a mio parere, è meglio avere allocazioni piccole, è il mio punto di vista questo, non voglio darla per verità assoluta, però il rischio aumenta e quindi io preferisco tirare un pelino il freno sulle alt. Il tuo target Bitcoin al termine della bull run? Guarda, una gran bella domanda. Non ho un target di prezzo ben definito, ma avevamo fatto il gioco della sfera di cristallo un po' di tempo fa. Non mi ricordo se sono ancora segnati i prezzi. Allora, il target per la leg up successiva, se facciamo nuovi massimi, potrebbe essere 155.000 e poi basta, non ne abbiamo più di altri. Quindi il prossimo target 155.000, dai, facciamo il gioco della sfera di cristallo, ma avevamo semplicemente tracciato le estensioni di Fibonacci, né più né meno, nient'altro, nient'altro. E ciao Luca, sei sempre sul pezzo anche se si vedono creator sempre più disincantati dalla scena cripto. Guarda, io non mi sento disincantato perché anzi sono contento del percorso che l'industria cripto ha fatto. Cioè soprattutto Bitcoin sta facendo un percorso fantastico di crescita e maturazione come asset e non sono mai stato così bullish su Bitcoin, se devo essere onesto. Quindi no, assolutamente nessun disincantamento. Allora, torniamo sul tubozzo, torniamo sul tubozzo. Io trovo solo trader improvvisati su TikTok e c'è un po' di tutto, ma perché forse su TikTok attizza di più, visto che il pubblico è più giovane, attizza di più. Ragazzi, Bitcoin arriverà qui, poi scenderà, poi risalirà, bisogna comprare ora e vendere ora. Può essere, non lo so, non sono un grande utilizzatore di TikTok, vi dico la verità, però insomma il mio obiettivo è cercare di raggiungere un pubblico più ampio possibile, quindi voglio provare a condividere contenuti anche lì. E sono veramente euforico, esatto. Dove trovare il tuo video su Solana? Allora, guarda, dovrebbe essere... Fammi vedere se c'è ancora qua, Solana... Mitico. 11 mesi fa, eccolo qui, guarda. Solana, tutto quello che devi sapere nel 2024, spiegato semplice. 11 mesi fa, perché ne avevo fatto uno anche in passato, questo qui 4 anni fa, però ovviamente sono cambiate un po' di cose, nel senso questo era del 2021, mi pare, o 20, no 21, 4 anni fa. E quindi adesso ovviamente ci sono state varie evoluzioni e tutto, quindi questo è quello nuovo. Comunque se voi andate sul mio canale, usate la lente di ingrandimento e cliccate qua e scrivete quello che volete cercare, lo trovate. Quindi il video su Solana è questo qui. E dateci pure un'occhiata, spiego un po' che cos'è Solana, come funziona, la tokenomics, la roadmap, tutte cose super interessanti che poi racconta anche un po' la mia tesi di investimento. Ma quindi questo grande bull market compra un intero Bitcoin allora? Guarda Maddi, vedi un po' tu, per me non è mai finito il grande bull market, se chiedi il mio punto di vista. E adesso potrebbe ripartire molto bene se facciamo un'altra leg up, siamo veramente sull'orlo di una ripartenza. Ok, ho visto il video su Sui, esatto, anche su Sui avevo fatto un bel video se vi interessa. Eccolo qua. Avevo spiegato anche di quello un po' tutto quello che c'è da sapere. E a proposito, se vorreste vedere un video così su qualche altra cripto, ditemelo, che io vi ascolto super volentieri. Super volentieri. Luke, sto spammando, ma perdonami, guardando i volumi, quanto probabile vedi una bull run? I volumi sono molto bassi perché il mercato è molto titubante, cioè siamo sull'orlo, io l'ho interpretato un po' così, no? Siamo molto vicini a un livello chiave. Dopodomani c'è il FOMC, la situazione è molto così, no? Il cardiopalma e quindi secondo me adesso i volumi sono in contrazione perché siamo in estrema compressione. E il mercato aspetta di vedere, no, che direzione prenderà. Secondo me se dovessimo partire di nuovo a rialzo i volumi ripartirebbero perché poi a coda arriverebbero un po' tutti. Io la vedo così. Ragazzi, 40 minuti di Q&A, dobbiamo partire.
Dobbiamo partire. Video di almeno un'ora su Melania, mi sembra giusto. Mi sembra giusto. Mi sembra assolutamente giusto. Allora, ragazzi, dai, partiamo. Partiamo. E basta. Alla grandissima. Stai usando TradingView? Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. Secondo te ci sarà ancora il bear market su Bitcoin? Ho dei dubbi. Ci sarà al 100%. Perché comunque tutto ciò che sale prima o poi scende e non è che c'è troppa luce qua, non è che i bear market smettono di esistere e comunque se guardate l'estensione che ha avuto Bitcoin, no? Cioè è molto marcata, in particolare se dovesse fare anche un'altra leg up sarebbe ancora più marcata e quindi è impossibile che non ci sarà mai più un altro bear market. Ci sarà, secondo me, non della stessa entità, no, con ritracciamenti dell'80%, quindi della stessa entità degli scorsi, ma ci sarà. Comunque, il mio punto di vista è quello, cioè non è possibile che un asset che ha performato così bene non abbia un bear market come si deve per ristabilire un attimino gli equilibri. Allora, è una funzione fisiologica, esatto. Siamo pronti, dai, partiamo con la fase di analisi. Fase 2, noi vogliamo l'alt season e quella non dovreste volerla, perché quando parte l'alt season è la fine del ciclo di solito, quindi io non so se vi conviene desiderarla o no. Io ve lo dico, ragazzi, non desideratela troppo, perché quando arriva poi è il tramonto di solito, siamo sulla via del tramonto. 3, 2, 1 e